Come vedete qua c'è un piccolo problema. Infatti il connettere non è quello originale. Ma questo di qui è un problema che adesso vi vado a spiegare. Ma come vedete questo di qui è molto storto. Cioè è messo storto. C'è la colla che esce di fuori che non c'entrava niente la colla, però ce l'ho messa. Il connettore non penso funziona tanto. Infatti si muove tutto. Ma adesso vi vado a spiegare cosa è successo. Una volta dovevo usare questo PC. Ma il problema è che non avevo più il caricatore originale. Ma avevo solo questo pezzo di cavo che me l'ho tenuto. Avevo buttato il caricatore originale e avevo tenuto questo cavo. Nell'evenienza così me l'avevo tenuto. Questo di qui, ora ci passiamo. Quindi avendo solo questo di qui, ma non il caricatore, avevo il problema che non si poteva accendere. Infatti non c'è batteria, non c'è niente. Quindi ho pensato di comprare questo di qui, un altro alimentatore. Tutto bello, variabile, 20 volt, 12 volt. Infatti avendo questo caricatore, la misura massima era questa di qui. E questo di qui non entra nel connettore. Cioè ci ho provato in qualsiasi modo, però non entra infatti. Cioè, vedete. È completamente diverso. Quindi ho messo questo connettore di qui, l'ho aperto tutto, l'ho smontato. Ho fatto più danno che altre cose. Ma funzionava, più o meno. Cioè, infatti se lo mettevo per esempio così dritto, funzionava. Se lo mettevo così non funzionava. Dall'altro lato non funzionava. Se lo muovevo un pochino si spegneva da solo. E quindi non andava tanto. Fino ad arrivare a un certo punto in cui non l'ho acceso più per ora, perché comunque mi sidiava fare più danni e più altre cose. Una sera avevo attaccato la spina all'alimentatore, questa di qui. E questo di qui era completamente a buio. Cioè proprio il buco qua non lo vedevo. L'ho messo e sento una scintilla e puzza. Ho detto in quel momento il PC l'ho fuso. E invece no, si è rivelato che non si è fuso. Per il connettere è uscito un attimo distrutto. Cioè infatti come vedete qua, perché non mette a fuoco. Ecco, come vedete qua, c'è il connettore direttamente fuso. C'è letteralmente un buco qua. Tutto bello bruciacchiato. Poi fortunatamente l'ho reinserito bene e si è acceso. Da quel momento non l'ho preso più. Quindi avrete pensato, perché non prendere direttamente questo filo e metterlo qua? Sì, avete ragione. Ma il problema è che questo filo l'avevo perso. Non lo trovo più. Infatti l'ho trovato solamente l'altro ieri. Era completamente disperso, non lo trovo da un anno. Niente, per trovarlo ce n'è voluto. E me l'ho conservato fortunatamente anche il connettore originale. Quindi qual è l'obiettivo di oggi questo video? L'obiettivo è prendere questo cavo, collegarlo qua tenendo questo qui originale, ma usando solamente questo connettore. Cioè prendere i cavi e metterli qua nel connettore. È una cosa che non si dovrebbe fare, ma voglio tenere questo cavo originale. Perché infatti ho tutti i vari adattatori. Se mi serve per un altro PC ce l'ho. Quindi aprire tutto qua, tutto questo PC, per smontarlo ce ne vuole. E questo di qui rimetterlo qua. Quindi dopo aver fatto tutto questo posso usare questo cavo di qui che è quello originale e connettere l'originale, perché infatti come vedete qua si collega benissimo e non esce. Adesso vi dico che è quasi inutile farvi vedere lo smontaggio, perché comunque ci vogliono quasi 10 minuti e 10 minuti di video solo per lo smontaggio mi va di fallo, ma soprattutto per voi. Quindi farò vedere solo alcune clip, alcune cose importanti, e quindi andremo a fare tutti i collegamenti, tutte cose belle. Ah, una SIM, vi faccio vedere la SIM. Qua come vedete questi qui una SIM. Non so nel 2008 cosa ci facevano, ma si poteva collegare a internet tramite la SIM. Ora saprete un'altra cosa. E io me ne sono ricordata una. Adesso andiamo a smontaggio. Questa di qui è l'ultima vite, così ho finito di smontarlo e finalmente posso levare questa scocca. Metti il connettore e finalmente ho finito. Vabbè, sarebbe stato bello, ma ancora c'ho altre vite da levare. Quindi adesso per la quarta volta, penso la quarta, già ho perso il conto, torno a smontare. Ok, ho levato tutte le viti di sotto e in teoria ce la devo aver fatta. Qua ovviamente sto perdendo tutte le viti. Qua prima di tutto la tastiera è questa di qui, si leva a posto. La tastiera la migliore di tutte. Questa di qui è la RAM che vorrei levare, ma tanto per farlo però mi si dia a rimetterla e quindi non la levo. La tastiera già non si leva. E già questo di qui è un problema. Da un lato sì e da un lato no. Quindi ripassiamo sotto. Ok, adesso la tastiera si leva. Cos'era il problema che capita solo a me? Questa vite di qui, cioè per farvi capire, solo a me capita, che tanto è lo spesso di questo lanerino ancora era dentro, non si era slitata. Solo a me può capitare, non so perché. Qua che bello, made in China. Niente tecnologia. Stacchiamo il cavo senza distruggere niente. E tastiera è pure fuori. Cioè qua come vedete 2008. Cioè è una pazzia, dal 2008 ancora. Ok, adesso il connettore si trova qua sotto. Quindi in teoria mi basterebbe togliere questo di qui e la ventola. Togliendo la ventola poi manca la pasta termica. Cosa faccio io giustamente?
Per ora non ce la metto. Tanto devo accenderlo tipo 2 secondi. Non iniziate ad offendere perché tanto lo so cosa dite. La pasta termica, non c'è ora fondi PC, non sai fare niente. Tu fatti i fatti tuoi, il PC è mio. E lasciamo stare. Che poi tra l'altro tutte queste persone si lamentano, sono veramente persone che hanno la terza media forse. Il diploma non ce l'hanno, laurea non ce l'hanno e si sentono che hanno la laurea. Poi si scopre solo persone dal divano che non hanno niente da fare. Tipo a mezzanotte facciamo. Scrivono questo messaggio, questa persona, questo giovane, non sa fare niente e poi è un disoccupato. Però lasciamo stare questo discorso. Una volta levata la ventola, ora abbiamo il connettore qua. Come vedete qua, tutto bello bloccato. Il connettore originale, che fortunatamente non ho tolto. Cioè, perché me la fui dopo per toglierlo. Un cavo staccato che non mi ricordo cos'è. Forse la batteria. Sì, la batteria, infatti non caricava. Così almeno posso riutilizzare la batteria. Qua, ora, lo stacco di prepotenza, ok. Ah, belli ho fatto i collegamenti. Cioè adesso mi basta prendere un cercafase, distruggere tutto qua, che tanto è il connettore vecchio, e ricollegare quello nuovo qua. Cioè, quello nuovo. Quello del 2008 che c'era messo qua originale, collegarlo qua. Aspettate un attimo, mi sono accorto ora dell'orario. Le registrazioni stanno durando un pochino troppo. E comunque secondo me è meglio fare una seconda parte. Siamo arrivati a questo punto, riprenderemo da qua dalla prossima parte, quindi dalla parte 2. E quindi che dire, se vi è piaciuto il video intanto lasciate like, iscrivetevi al canale che comunque è una garanzia di iscrivervi, vi conviene. Nasceranno nuovi contenuti, il canale crescerà, ve lo garantisco. Quindi detto questo, ciao a tutti e ci vediamo nel prossimo video.